Quando penso a Firenze, la prima immagine che ricordo non è il Duomo o l'antico palazzo della Signoria, ma il piccolo stagno con i pesciolini rossi nel giardino di Boboli. E là, durante il mio primo pomeriggio fiorentino, mi capitò di parlare con alcune donne e con i loro bambini e ascoltai per la prima volta il dialetto fiorentino e fu la prima volta che sentii davvero quella città che tanti libri mi avevano reso familiare, come qualcosa di reale e vivo, come una città con cui potevo parlare e che potevo afferrare con le mani. Le parole che abbiamo ascoltato sono del famoso scrittore tedesco Hermann Hesse, che visitò il giardino di Boboli agli inizi del secolo scorso, rimanendone profondamente colpito dalle atmosfere e dalle sue suggestioni, così come molti altri scrittori, artisti, poeti che nel corso del tempo lo hanno visitato e percorso, anche in tempi più recenti, arrivando a renderlo protagonista delle loro opere e dei loro racconti. Un giardino che da qualche anno è entrato a far parte dell'European Route of Historic Gardens, un'associazione che riunisce diversi giardini storici europei in un racconto corale, giardini come custodi della nostra memoria e della nostra identità. L'associazione ha individuato nella data del 26 aprile la ricorrenza degli European Day of Historic Gardens. Il tema della giornata europea dei giardini storici di quest'anno è proprio giardini come costruttori di un'identità europea. Ed è allora con piacere che vi presentiamo il nuovo progetto delle Gallerie degli Uffizi, Boboli Giardino Letterario. Una serie di visite guidate, gratuite, a cura del nostro Gabriele Morandi, voce narrante di questi racconti. Racconti che si basano sulle parole degli scrittori che nel tempo hanno scelto Boboli come ambientazione per le loro opere e che con i loro scritti hanno contribuito a renderlo conosciuto in Europa e nel mondo, rinsaldando così il segno di un'identità culturale condivisa. Salve! Lo sapete perché si chiama Giardino di Boboli? E secondo voi cosa c'entra il giardino con Shakespeare? E ce lo vedete il Giardino di Boboli come ambientazione di un thriller, magari un thriller americano? E lo sapete poi che ben 2 premi Nobel per la letteratura hanno inserito il giardino nelle loro opere, ne parlavano, e che un terzo addirittura era solito venire qui al giardino e declamare le sue poesie alla sua amata, alla sua musa. E poi quando parliamo di Firenze spesso parliamo della statua del Davide di Michelangelo e delle tante storie riguardanti la statua di Michelangelo. Bene, proprio qui al giardino c'è addirittura una statua che forse ha più storie, più aneddoti dello stesso capolavoro di Michelangelo. Questa statua, la statua dell'abbondanza, che per tanti è soltanto un punto di riferimento nel panorama del Giardino di Boboli, questa ha una serie di storie e aneddoti incredibili, alcuni surreali, altri comici, che appunto potremo apprendere da uno dei tanti scrittori che ha vissuto fra l'altro qui al Giardino di Boboli. Quindi, se volete seguire queste storie e sapere di più, non dovete fare altro che seguirci sui nostri canali digitali.